LS60 wireless. Siamo al 100° chuck. E quindi lo facciamo per voi, cari follower, per cui per cortesia subscribate. Perché questa volta veramente è successo di tutto. L'ultima cosa, e glielo vogliamo dire, non funzionava il jack del mio microfono. Esattamente, per cui c'è questo splendido pataccone che ho, che non è un gioiello, giusto? Dunque, vi abbiamo fatto un po' aspettare perché il prodotto è un prodotto leggermente differente rispetto agli standard, quindi ci sembrava giusto approfondirlo e cercare di studiarne ogni singolo dettaglio per potervelo, speriamo, raccontare al meglio. Fare una sintesi fatta per bene. Pensiamo di esserci riusciti. Quindi, dopo tutta questa fatica, se non sottoscrivete, succede qualcosa di cattivo. Va bene. Ok? Passiamo quindi alla descrizione. Bene. Caro Giulio, cominciamo a parlarne. LS60, sì. Allora, questa è la versione ingrassata delle più piccole. LS50. Ingrassata nel senso di altezza, però. Quindi cresciuta, bravo, perché certo non si può definire, vista la sua forma molto slim, disegnata da uno che si chiama Michele Giovane, cioè Michael Young, esatto, che è un designer industriale piuttosto conosciuto e famoso. Tra l'altro, a proposito di grandezza, è in realtà molto molto sottile, perché è della larghezza esatta di Portalo qua sopra perché siamo al limite dell'inquadratura. Ecco, ok, quindi è dimensione frontale molto contenuta. Molto contenuta. Altra cosa molto bella è la scelta dei colori, perché ci sono tanti colori in questa rifinitura, che è una rifinitura un po' a metà tra il laccato e il laminato. È leggermente semi-matte, diciamo. Semi-matte, un po' rugosa semigloss, la superficie, ed è anche tattilmente molto bella. C'è in bianco, c'è in grigio titanio e c'è in blu. Che ti piace? Moltissimo, assolutamente. Esatto. E 4 woofer. Allora, in luogo del sistema piccolino della 50, che evidentemente per le dimensioni è più limitato, qui ci sono ben 4 woofer, 2 e 2, oltre all'unità UniQ che fa midrange e tweeter. Ora, è evidente che questa dotazione così più generosa in gamma bassa permette di immettere in ambiente un quantitativo di energia molto superiore rispetto alla versione più piccolina. Decisamente. Questo ci porterebbe a suggerire a chi fosse interessato di fare un ragionamento un po' puntuale sulla dimensione della stanza, perché noi ci siamo resi conto che una stanza come questa, per quanto trattata, è un po' il minimo, è un po' al limite per un diffusore di questa capacità, cioè di questa generosità, non tanto generosità in gamma bassa, generosità su tutta la gamma. Perché se hai 2, 2, 4 più 4, 8 superfici radianti, è chiaro che hai una capacità di scendere in basso e di solleticare moti vari della stanza. Esattamente. E, detto questo, però, c'è anche da aggiungere un fatto, che dal momento che questi diffusori non hanno un crossover passivo, ma la ripartizione delle frequenze che va ai 3 diversi amplificatori che pilotano le 3 diverse gamme di frequenza assegnate a ciascun driver, c'è un DSP interno, del quale poi parleremo in sede di descrizione tecnica, che permette di fare degli aggiustamenti. È interessante a questo proposito ricordare che sulla app di gestione, bellissima, si possono specificare alcuni parametri relativi alla propria stanza di ascolto, in modo tale che il sistema cercherà di ottimizzarla. Non è una vera e propria digital room correction, però comunque un certo aiuto lo dà. Poi c'è un sistema, proprio una sorta di slider, per decidere se attenuare o meno la gamma bassa. Che vi consigliamo di fare di provare, perché non è che se la mettete al massimo è meglio, perché molto spesso troppi bassi creano delle cancellazioni che poi attenuano
la gamma bassa, quindi meglio stare conservativi e poi eventualmente incrementare man mano. Giancarlo, vogliamo dire della semplicità del setup di questi diffusori così complessi? Allora, ci abbiamo messo, perché io l'ho voluto vedere, qui abbiamo dei NAS in rete, ci abbiamo messo tra installare l'app, vedere i diffusori e farli suonare 20 secondi, 25 secondi, tutto compreso, forse voglio dire 30 proprio per esagerare. Dal punto di vista della semplicità, io personalmente, ma come Giulio, non abbiamo mai visto una cosa così veloce e soprattutto così fatta bene, così stabile. Sì, assolutamente. Mai. Da questo punto di vista devo dire sono fantastici. Sì. E lo ricordiamo, al di là dell'inquadratura che abbiamo fatto, a sottolineare che l'impianto preesistente è spento. Questi diffusori sono entrambi attivi, quindi entrambi collegati alla presa di corrente e collegati tra di loro mediante un cavo Ethernet per farli lavorare alla massima risoluzione possibile. Se invece uno decide di non volere il cavo perché gli dà fastidio, si abbassa un po' la massima frequenza di campionamento utilizzabile, ma i due diffusori lavorano in modalità completamente wireless. Quindi attaccate la spina e il gioco è fatto. E il gioco è fatto. E dal punto di vista della versatilità, ne parleremo più diffusamente quando affronteremo il discorso degli ingressi, però in questa modalità, diciamo, attaccata, pronti ai posti via, quanta musica da ascoltare c'era? Un'infinità. Un po' perché abbiamo visto, come detto da Giancarlo, immediatamente i nostri NAS, ma perché poi qui abbiamo Spotify Connect, Deezer, Tidal, Qobuz, qualsiasi cosa. La qualsiasi. E poi c'è il Bluetooth. Apple Music. E poi c'è il Bluetooth, quindi computer, smartphone, tablet, qualsiasi cosa parte, tra l'altro con un pairing di una velocità stratosferica, quindi non c'è neanche il problema di aspettare che fa il pairing, e c'è anche memoria per alcuni device, quindi se abbiniamo i device se li ricorda. Sì, quindi ecco, io direi che in questa descrizione generale, che cerchiamo di mantenere il più compatta possibile, quello che ci preme trasmettere è che è un sistema, perché questo è a tutti gli effetti un sistema, non lo possiamo considerare dei diffusori, è un sistema audio completo, all in one, elegantissimo, che funziona in una maniera esemplare, veloce, semplice da utilizzare, eppure ben suonante. E anche ben suonante. Anche perché ricordiamoci che non è un sistema così, è un sistema hi-fi a tutti gli effetti, con prestazioni hi-fi di livello molto molto buono e che si presta anche, perché il nostro punto di vista è che si presta anche a fare il resto. Il punto di vista della KF è: facciamo un prodotto che finalmente si avvicina a un mondo interessato all'ascolto di qualità e che vuole sentire bene in modo molto semplice. A questo punto direi che vale la pena passare rapidamente alla descrizione, difficile peraltro, della miriade di dettagli tecnici, di soluzioni tecniche che gli ingegneri della KF hanno implementato in questo microscopico volume. Sarà interessante. A dopo. Allora, mi sono messo in ginocchio per poter descrivere in maniera adeguata il pannello del diffusore primario, pannello posteriore. Dunque, intanto il pannello posteriore è, diciamo, coperto da questa sorta di pannellino di plastica, ma dietro, qua sopra, si vede l'aletta del dissipatore termico della sezione di amplificazione. Facciamo sentire il suono, va, delle alette. Ok. Qui in ogni diffusore ci sono 3 amplificatori, un amplificatore da 500 watt in classe D per la sezione bassi, un amplificatore in classe D, direi da 150 watt per la sezione media, e un amplificatore in classe AB da 100 watt per il tweeter. La cosa interessante è che grazie a un sofisticato processore che si chiama Music Engine, il sistema non ha un crossover passivo, ma ha un DSP che tiene conto di una miriade di parametri per inviare a ogni
a ogni sezione il segnale che poi deve essere amplificato e deve essere poi passato ai vari driver. Addirittura c'è una sofisticatissima tecnologia che tiene conto, per quanto attiene alla gamma bassa, della non linearità dell'aria compressa all'interno del volume del mobile, che è un volume molto piccolo, molto, molto ristretto, in modo tale che queste non linearità dell'aria contenuta all'interno del volume vengano compensate dal DSP per poter, diciamo, far fronte ad un'eventuale distorsione data dalla non linearità dell'aria compressa all'interno del volume, che ricordiamo è un volume di una cassa chiusa, non è un bus reflex, è una cassa completamente chiusa e sigillata. Ok, detto quindi dell'amplificazione e del sistema DSP che gestisce i partitori di frequenza, cioè il crossover, veniamo al pannello. Pannello della cassa principale che, come vedete dal basso, ha la presa di alimentazione, la vaschetta IEC, e due porte Ethernet. Le due porte Ethernet sono l'una dedicata alla connessione rete, quindi verso il router, l'altra invece verso il secondo diffusore. Questo per ottenere sempre la qualità migliore, 192/24. Se invece si decide di appoggiarsi alla rete wireless, si scende a 96, sempre 24. Poi qui abbiamo una porta USB di servizio, quindi serve soltanto alla diagnostica, la connessione per un eventuale subwoofer. Ora, data l'esuberanza del sistema in gamma bassa, francamente faccio un po' fatica a immaginare che possa servire un subwoofer, ma insomma può essere interessante. Un ingresso ausiliario, quindi per collegare il famoso giradischi di cui dicevamo poc'anzi con un prefono o una qualsiasi sorgente che esca a livello linea. Poi c'è una presa segnata come TV, che è la HDMI ARC, un ottico Toslink, un ottico coassiale, e poi ci sono i tre tastini, il reset, il pairing con l'altro diffusore, il pairing per il Bluetooth, quindi per fare il pairing con il telefonino. L'altro diffusore invece è molto più semplice, perché l'altro diffusore sostanzialmente ha l'USB di servizio, che tanto, diciamo, all'utente non serve a nulla, l'alimentazione e la connessione della Ethernet per collegarlo a questo diffusore principale. Quindi la dotazione di ingressi è molto ampia, assolutamente, diciamo, in grado di far fronte a qualsiasi esigenza. Però, ripeto, nella stragrande maggioranza dei casi, sfruttando l'eccellente piattaforma di streaming integrata in questo diffusore, basterà collegarlo alla rete sia in modalità wireless che in modalità cablata per avere sostanzialmente tutta la musica digitale di cui uno può avere bisogno. Eccoci, non mi sono immolato così fermo per un motivo banale, ma perché tengo in mano questo splendido componente. Vieni Giulio, vieni. Mentre Giulio tremava, io ho smontato l'unità medio-alti di questa LS60. Allora, la prima cosa bellissima è questo driver UniQ di 12ª generazione, dove qua possiamo vedere il labirinto della tecnologia Meta. Questo labirinto permette al tweeter di avere un carico posteriore infinito, in modo da non avere riflessioni. Poi dopo nella sezione di ascolto lo dettaglieremo meglio. Vedete come è costruito meravigliosamente. Questa è la parte posteriore del tweeter, dove questi sono contatti di appoggio, e poi c'è questo piccolo trafiletto fatto con cavi preziosissimi solidi, di rame solido, e che portano il segnale del tweeter fino alla cupola del tweeter che sta qua sotto. Questo invece è l'ingresso del midrange con i due cavi per alimentare il midrange, e qua possiamo vedere il magnete del midrange e questa splendida unità coassiale che è fatta con una membrana in alluminio con queste rastremature di rinforzo, e il tweeter a cupola che sta qui dietro e che ha questa sorta di caricamento a tromba davvero originale, che è solo ad appannaggio della KEF. Per annotare, Giulio, la
meravigliosa fressatura di questo mobile sottilissimo, guardate che meraviglia, guardate i bordi come sono rifiniti particolarmente bene e questa verniciatura del mobile che non è un laccato lucido e non è neanche un opaco perché è leggermente rugoso, quindi ha una rifinitura veramente notevole, veramente notevole. Allora Giulio, vieni qui perché facciamo vedere il woofer. Adesso questo woofer, anche se i nostri follower saranno lievemente dispiaciuti, non lo abbiamo smontato perché questi woofer hanno una tecnologia particolare per cui un woofer è collegato con l'altro, per cui smontare questo woofer significava smontare anche l'altro e quindi sarebbe stata un'operazione piuttosto complessa perché condividono la stessa due bobine mobili ma con lo stesso sistema di motore. Ma possiamo far vedere ai follower la sospensione di tipo molto molto particolare, vedete? È una sospensione in gomma rastremata che non solo serve per migliorare l'elasticità della sospensione, ma fatta in questo modo riesce ad emettere anche da questa parte, quindi non è solo questa parte della membrana, che è una membrana rigida che emette, ma anche la parte della sospensione, aumentando leggermente il diametro reale del woofer. I woofer sono 4, uno 2 di qua e uno 2 di là, collegati fra di loro. All'interno c'è poca aria, è un'aria molto strizzata, ma ne parleremo meglio nell'ascolto perché qui dal punto di vista tecnico ce n'è molto molto da dire. Certo, ci staremmo tutto il giorno a sentire, ma dobbiamo abbassare perché i nostri follower... giusto Giulio? Assolutamente sì. Abbiamo così dimostrato che le LS60 che gentilmente ci hanno dato in prova funzionano. Dopo tante chiacchiere almeno un po', giusto? Funzionano un po' di suono. Splendidamente. Vado con alcune considerazioni volanti. Allora, sono tentato di parlare di tutte cose a contorno, però mi concentro sulla parte sonica. Allora, probabilmente in virtù della tecnologia, non mi ricordo come si chiama, insomma, quella che fa sì che il centro di emissione sia sostanzialmente unico, ottenuta quindi attraverso la posizione ravvicinata dei 4 woofer, del meter e del tweeter coassiale, si ha una enorme facilità di posizionamento in ambiente. Sì. Anche se le mettete male avete una ricostruzione spaziale eccellente. Il che tra l'altro va nella direzione di perché sono state fatte queste casse in questo modo, perché così possono essere installate facilmente ed ascoltate facilmente, esattamente come l'app. Poi è tutto facile. È tutto facile. È evidente che se poi ci perdete un po' di tempo a trovare il corretto posizionamento, diventa un'immagine spettacolare, amplissima, profondissima e tra l'altro con una stabilità che poi quando si parla del concetto di stabilità è un po' astratto. Qui con questi diffusori lo si capisce perfettamente. I singoli elementi, i singoli contributi che sono presenti sulla scena sonora stanno esattamente fermi nel punto in cui debbono stare e non fluttuano come non spesso fluttuano, capita. Non c'è mai un fuorifuoco. Talvolta quando uno ascolta un sistema audio accade un po' quello che accade con l'autofocus delle macchine fotografiche. A un certo punto è a fuoco, a un certo punto... Spesso poi dipende da quanti strumenti intervengono, più ce ne sono e più si perde il fuoco. Qui è di una stabilità, sembra inchiodato. O piuttosto quando c'è una profonda variazione dinamica avete questa sensazione che sì, c'è un pieno ma c'è anche un po' di... Sì, invece qui è dovuto agli amplificatori, sì. Stabilissimo. Quindi questa è una gran bella cosa. Quello che però mi perdoneranno i nostri follower della mia piccola digressione, diciamo, tecnica. Io sono sempre stato un po' idiosincratico rispetto alle configurazioni coassiali, probabilmente perché vengo da una cultura, la nostra cultura, quella degli anni 70 e 80, dove c'erano le Tannoy.
però mettevano un singolo tweeter al centro di un woofer molto grande, Sì. e quindi in quel caso la tecnologia coassiale era una tecnologia che perdeva buona parte della gamma media, perché c'era questo grosso altoparlante che riusciva a fare fino a un certo punto, ma poi sulle medie frequenze non si raccordava bene col tweeter, che non poteva essere un tweeter enorme, e quindi non c'era questa sensazione di medio bello, spaziale, timbricamente corretto. Qui devo dire invece che la tecnologia coassiale ha raggiunto dei limiti spaventosi. Posso dire che questa sorta di sorgente puntiforme, mi viene da dire virtuale, che ha fatto la KEF, quindi con questi 4 woofer e questo midrange e tweeter, sono spettacolari, veramente spettacolari. Credo peraltro che ci sia molto forte il contributo del DSP. Io non faccio fatica a immaginare che un risultato di questo genere possa essere ottenuto con un crossover a componenti passivi. Senza dubbio. Insomma, questi diffusori suonano in questa maniera, credo, in quanto figli di una elettronica particolarmente avanzata e particolarmente spinta. E poi, permettimi, non ci dimentichiamo di una multiamplificazione attiva, che è molto diverso, cioè vuol dire avere un amplificatore dedicato per ogni altoparlante, collegato direttamente con l'altoparlante senza che ci sia interposto un filtro. Quindi è un tipo di tecnologia che avvicina a quelle delle iconiche Nautilus, per esempio, che erano multiamplificatori attive, tanto per fare un nome molto blasonato, ecco, un diffusore iconico. Assolutamente sì. Poi in qualche maniera, data la eccezionale semplicità di questi oggetti, vengo quasi trasportato, quasi condotto per mano e ritorno su aspetti di natura pratica. L'app è fantastica, cioè veramente non è banale, e molto spesso queste app funzionano per un po', poi c'è qualche problemino, qualcosa non va, qualcosa si blocca. Questa funziona subito, al primo colpo, è velocissima, è reattiva, è bella come impaginazione, come layout, sia nella versione per smartphone che nella versione per tablet. Da questo punto di vista non si può volere di più. Assolutamente non si può volere di più. E l'integrazione con Roon, che dire, funziona perché vai sulla pagina delle sorgenti audio di Roon e ti compaiono tra i dispositivi collegati via network, li selezioni, suoni. Certo, Giulio, queste hanno anche un grosso difetto: ci levano lo sfizio. Questo è l'unico difetto che hanno. Sì, levano lo sfizio, però forse qui c'è da fare un po' di riflessione. Cioè, io non credo che questo diffusore sia stato concepito per il pubblico degli smanettoni audiofili tradizionali. Lo abbiamo detto nell'introduzione, è un diffusore che sta stretto all'audiofilo che passa il tempo a cambiare cavi, a cambiare sorgenti, gli finisce immediatamente il gioco. Io sto pensando invece a un ascoltatore attento, appassionato di musica, che vive in un bell'ambiente, in una casa moderna, ben arredata, e che vuole semplicità e alta qualità di riproduzione. Qui secondo me non si può chiedere di meglio, e in quest'ottica io tenderei a dire che non sono neanche particolarmente care. No, anche perché ricordiamoci dell'ingresso HDMI, ricordiamoci dell'uscita sub, e ricordiamoci del fatto che possono tranquillamente sostituire un sistema home theater, ma non perché sono un sistema 2.1, no, sono un sistema 2.0 che può diventare 2.1, ma non gestendo il subwoofer direttamente, ecco, ma gestendolo dal DSP delle casse. Ma la ricostruzione scenica del medio è talmente bella, focalizzata, presente, che il centrale non ha alcun senso di esistere. No, infatti. Ecco, quindi si compra anche un sistema home theater di assoluto livello, a patto di rinunciare solamente ai canali posteriori, ma è una rinuncia che si può fare tranquillamente. In termini squisitamente di sonici, quello che mi sentirei di dire è che i 4 woofer
sono veramente molto molto generosi. Tenete conto che nella nostra sala prove, nel nostro ambiente, io ho dovuto sull'app abbassare un pochettino l'emissione della gamma bassa, perché altrimenti era, diciamo, sovrabbondante. Tenete conto che quando si sale di volume la pressione che possono raggiungere questi diffusori è veramente molto molto elevata, quindi suonano a volume particolarmente forte. È chiaro che se la gamma bassa non è un po' tenuta a freno in un ambiente piccolino, per quanto trattato acusticamente come questo, si va incontro a qualche problema. Lo specifichiamo, questo è i due woofer lavorano in contrapposizione, non lavorano in questo modo qua, quindi le sollecitazioni che trasferiscono al mobile si cancellano reciprocamente. Stessa identica cosa che succede sulle Vivid che abbiamo nell'altra sala. Le senti suonare a un volume assordante, metti la mano sul mobile ed è assolutamente immobile, perché, ripeto, i woofer lavorando in questa maniera push-push, non push-pull, push-push, si compensano e non trasmettono vibrazioni al mobile. Però dentro c'è una pressione spaventosa. Esatto. Spaventosa. E il DSP compensa la non linearità della pressione dell'aria, quindi immaginate a cosa è arrivata la KEF. Vabbè, ma non ci dilunghiamo troppo in cose tecniche, perché a questo punto le promuoviamo? Allora, le promuoviamo secondo me con un 10 e lode, assolutamente, Esatto. e forse anche con bacio accademico, Sì, però... alla cassa però, alla cioè. cassa, no, attento. A condizione di avere molto chiaro, ma molto chiaro, che cosa si sta eventualmente acquistando o comunque che cosa è questo prodotto. Lo ripeto per la 100ª volta, non è il prodotto adatto all'audiofilo smanettone, ma è un prodotto adatto a un ascoltatore che io definirei contemporaneo, moderno, molto digitale, molto connesso, che richiede eccellente design, semplicità, perfetta funzionalità e un elevatissimo contenuto tecnologico. E poi mi viene da dire a conclusione che forse è proprio il prodotto che tanti appassionati dovrebbero consigliare, perché è in grado di far conoscere la riproduzione di qualità anche a tutta quella parte di pubblico che ancora non è arrivata a capire quanto bene si può sentire la musica. Certo. Quindi non è un prodotto su cui stranirsi, storcere la bocca, l'appassionato hi-fi, quello che dice ah ma figurati io l'amplifico, figurati se. Questo è un prodotto trasversale, estremamente performante, che può dare una mano a tutti a far conoscere questo splendido settore anche a appassionati utenti che non hanno ancora capito le spaventose potenzialità di un ascolto di qualità. Ultima cosa e poi veramente sì, mi taccio, poiché sono certo che nei commenti a questo video ci sarà qualcuno che dice ah, 7.000 euro è conveniente. Rimettiamo tutto quanto nella giusta prospettiva. 7.000 euro sono tanti, ma lo ridico, vi state portando a casa con 7.000 euro tutto l'impianto, non i diffusori, tutto l'impianto di una fascia qualitativa estremamente elevata, con design, tecnologia, tutto quello che volete, e quindi tenuto conto di tutti questi parametri, il prezzo secondo me è assolutamente centrato. Poi è chiaro, No, 7.000 euro sono 7.000 euro. Però d'accordo, vatti a comprare 3 finali stereo, vatti a comprare uno streamer, un mobile, dei cavi, delle casse, quindi si spende molto di più di 7.000 euro per avere questo tipo di prestazioni, e non è detto poi che si raggiungano, perché... No, ecco, secondo me, avendo la certezza che non si raggiungono, perché qui se tu metti insieme tutta quanta questa ammasso di roba, ma poi devi essere un super tecnico per metterla a punto e farla funzionare come si deve. Qui il pacchetto arriva nella scatola, attacchi la spina ed è fatta. Funziona. E puoi anche scegliere il colore. Uno più bello dell'altro. Subscribe e campanella, va. Subscribe e campanella, grazie, e grazie a iFight che ci ha dato la possibilità di provarle, veramente un sentito grazie, perché
non ci speravo, è stata un'opportunità di testare e toccare con mano un prodotto veramente Bello, bellissimo. bello. Alla prossima! Ciao, alla prossima. Grazie.